Siete in locanda e il soldato che vi aveva detto di rimanere sul molo e controllare che nessuno occultasse la scena del crimine, entra e vi dice siete in arresto. Oh, rispondo, era ora che arrivavi, ci eravamo stancati ad aspettarti. Va bene, veniamo con te, persuasione. Hai messo 2 settimane per No, studiartela. l'avevo già deciso l'altra volta. Allora, com'era il dato? (18). Sì, ma non c'è scelta. Siete in Sì, ma infatti arresto. io lo seguo. Oh no, di nuovo. Ok. Allora, Ido, tu esci. Voi altri che fate? Siete assecondate la guardia Mi avvicino o all'Orel, ponete resistenza? e gli faccio per qualunque cosa succeda, la parola d'ordine è primo. Mi faccio un cenno con il capo e poi seguo la guardia. Io non oppongo resistenza. Io pure seguo la guardia, col martello in mano, lo guardo, toccami, provaci. Però lo seguo. Ok. Uscite dalla locanda. eh, Mentre uscite, vedete che c'è Alston che comunque sta un attimo sempre sulla sedia a riflettere su quello che sta accadendo adesso, con lo sguardo di uno che sta riflettendo, sta elaborando tante informazioni contemporaneamente. Voi uscite dalla locanda e comunque vedete che fuori, oltre questo soldato che è entrato, ci sono fuori dalla locanda ad aspettare a voi 10 soldati. Invece, in lontananza, vedete che ci sono altrettanti soldati che stanno comunque facendo tipo cordone intorno a dove è stato ritrovato il corpo di Spugno, che stanno facendo cose. Vi prendono, vi mettono in fila e c'è un soldato che si avvicina e vi dice di porgere i polsi per mettervi le manette. Lo faccio subito. Ok, Ma si può sapere almeno perché? Lo dici? Sì, sì, era una domanda Io ad alta voce ti alle dico, se guardie. loro sono soldati semplici, non vale la pena parlare con loro. Ad alta voce, noi eh. Mhm. il soldato che ti sta mettendo le manette, al quale hai fatto la domanda, ti dice stiamo rispettando soltanto i nostri ordini. Va bene, parleremo con i vostri superiori. Ok, vi scortano in caserma, o perlomeno quello che a Biren sembra la caserma. Non entrate dall'ingresso principale, ma vi fanno entrare da un ingresso posteriore, vi fanno entrare. E vi mettono in una cella, ma non è una cella di prigione, è come se fosse una cella di passaggio. Come per dire, adesso aspettate un attimo qua, ci rivediamo più tardi.
Che cosa ci prendono? Vi levano tutto, cioè voi quando siete andati non avete preso niente, siete soltanto voi con... No, quello che intendo dire è ci disarmano. Ah no, 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 Ok. Ci mettono la guardiola e non ci disarmano. esatto. E... Passate la notte lì, passate. Comunque i secondini vengono, vi portano da bere e da mangiare Almeno. e si fa mattina. Si fa mattina, avete dormito malissimo, ma male, 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 considerando che non ci sono letti lì, ma ci sono soltanto panche. E arriva una guardia e chiede chi è il primo che vorrà essere interrogato? Vengo io. Ok. Tu non sai quando ci speravo che eri tu. La guardia apre la cella e ti fa cenno di uscire e ti fa seguire un corridoio e ti accompagnano in una stanza e ti fanno cenno di sederti su una sedia senza schienale, con uno sgabello. Questa è una stanza senza finestre, ok? Dove c'è un tavolino, uno sgabello e una sedia, e a te ti fanno cenno di sederti sopra la sedia. Mi siedo. Ok. Aspetti mezz'ora, anche 3/4 d'ora. E dietro di te senti la porta che si apre. E questa persona entra, si siede di fronte a te. Vedi che questa persona ha dei capelli lunghi corvini, una faccia secca, scavata, con delle grosse occhiaie. Sul tavolo Come abbigliato? porta una tunica, ma non è una tunica, è come se fosse uno spolverino senza maniche, sta girando a petto nudo. Sul tavolo posa una grande falce e si presenta a te dicendo: Buongiorno nano, hai qualcosa da dirmi? Che vuole sapere? Non lo so. Perché sei qui? Perché al posto di rimanere a bere nella locanda non mi sono fatti i cazzi miei. Mentre tu dici così, vedi che apre la giacca, apre il gilet, un lungo spolverino, non so neanche come chiamarlo, caccia una piuma, vedi che inizia a scrivere nell'aria. Non ti sei fatto i cazzi tuoi. Molto molto bene. Anche io non mi sono fatto i cazzi miei parecchie volte.
E sai com'è andata a finire? Lo sai? Fine tutti in una grande risata. Sì, per me. Hai nient'altro da aggiungere? A parte dire che sono a disposizione della cittadina per aiutare a risolvere il mistero. Oh, abbiamo un volontario. Volontario. Molto, molto bene. Poi E le tue doti quali sono? Sicuramente non è l'altezza. eh, penso che le sai quali sono le mie doti. No, non ti conosco. No, vabbè, 3 mesi che sto in città, lavoro dal fabbro al Ah, chiodo. quindi, come Sì, una da guide. persona vive da 3 mesi in città, io dovrei conoscere tutti. Quindi tu a me mi conosci. No, penso di non averti mai visto. E allora io perché dovrei conoscere te se tu non conosci me? Se sono qui, Se sei qui? e si vede che mi conosci, se no non mi facevi chiamare. No, no, no. Io a te non ti conosco e sto seguendo soltanto degli ordini. E tu al momento non mi sei utile. Guardie! Toglietemi questo barile da davanti agli occhi, grazie. Avanti il prossimo. E mentre escilo, senti dire persona ostile. Pensiero reciproco. Beh, rivado in cella o dove mi portano. Ok. Praticamente la guardia entra, ti prende e ti riporta insieme agli altri. Eh, dopo un'oretta vedete che torna Ido e la guardia dice chi è il prossimo? Vengo io, così ci leviamo subito questa rottura di palle, voglio tornare in locanda a bere. Ok. Stessa cosa, corridoio, arrivi in cella, soltanto che quando arrivi la persona prima descritta a Ido sta seduta con i piedi allungati sopra il tavolo. Vedi che sta con la testa rivolta verso l'alto e scrive verso l'alto, così. Ah, io di solito lo faccio a mente questa cosa, però è carina. Cosa? Scrivere i miei pensieri, le mie canzoni. Tu sei Viren. Iren. Iren. Ok. Hai qualcosa da raccontarmi, Biren? Ho tante storie da raccontare. È il mio lavoro.
Se mi chiedi più nello specifico, posso raccontartene una. Vedi che dallo scrivere, ok? Inizia a fare tipo delle forme geometriche. Ok. Ok? Quindi tu sei un cantastorie. Più o meno. Dai, vediamo. Guadagnati la paga. Raccontami le tue ultime 48 ore. Dai. Le mie ultime 48 ore. Bene, 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 bene. Allora, le mie ultime 48 ore sono state tanto alcol, una strana sparizione e delle persone che non ho mai visto svenire lungo il corridoio di una locanda ubriaca e vomitarmi addosso. Oh, e per quale motivo? Vedi che si fa più interessato a quello che gli dici, scavalla i piedi dal tavolo, si alza e si viene a sedere sul tavolo tra te, cioè proprio di fronte a te sul tavolo. Perché E solitamente vedi che se... inizia a giocare con le gambe, a far dondolare le gambe nel vuoto. Prende la penna e si avvicina a te e fa tipo per scriverti in fronte. Continua, continua, mi interessa, mi sta piacendo quello che mi stai dicendo. Persone che vomitano e svengono, molto interessante. solitamente succede quando si beve troppo. Eravamo in locanda ad accogliere i nuovi arrivati, abbiamo bevuto, ci siamo divertiti, abbiamo vomitato l'anima, o perlomeno uno ha vomitato l'anima, poi io me ne sono andato a dormire. Una nave nel frattempo è sparita. Oh, ecco la nave. Come è sparita la nave? Tu eri Mm, presente quanto la nave è sparita? ero in locanda a bere, ho sentito solo l'allarme. Ecco, ora. È una cosa che mi interessa. Quando ho sentito l'allarme siamo usciti fuori spavaldi e potenti e ci siamo tuffati all'indagine. Ma la nave era già sparita e c'erano solo dei marinai con le lacrime agli occhi. Eh, sì, ok, però non ho capito una cosa. Sei un cantastorie o un investigatore? Io sono un cantastorie e dovunque c'è una nuova storia io sono lì per cantare quella storia. Ah, ecco, mi ero perso il nesso. Ok, perfetto, tutto quadra, ok. Non si Quindi fa i cazzi suoi. Bene. Hai, esattamente. hai una cosa in comune con quella botola di prima. Ah, Sì, sì, no, no, assolutamente no. Meno cazzi ecco. miei sono e meglio è. Non ti fai cazzi suoi. Ah, ok. Ogni storia vale un soldo. Vero, hai ragione, ti devi guadagnare la paga. Ti tiro una moneta. No, 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 no. Questa era offerta al servizio della città, sempre e comunque. Non si lavora gratis. E chi ha detto che lo sto facendo gratis? Non sempre la paga è un soldo. E gli riporgo i soldi indietro. Magari un favore un giorno. Per qualunque altra cosa. Mentre riporgi il soldo, vedi che lui si prostra verso di te e con una mano prende il soldo e con l'altra ti accarezza dalla testa fino alla coscia. Per quel tipo di servizio ancora non ho l'abilitazione. E poi Partita IVA. e poi non sei il mio tipo.
Va bene, io ci ho provato. Però se ti serve Ehm, altro puoi chiedere. Dipende, la serata è stata tornando, lunga. tornando alla nave, Sì, la nave è sparita. sì. Cioè, credo, io sono andato lì fuori e la nave già non c'era, quindi mi hanno detto Tu che hai era detto che sparita. la nave era, tu hai detto che la nave era sparita, non l'ho detto io non ero presente. Io racconto storie, racconto quello che mi dicono. Mm, Mi hanno detto che era sparita la nave e io quando sono arrivato la nave non c'era più. ok. E poi continua a raccontare. Poi cosa è successo? Poi sono arrivate le guardie, gli altri hanno un po' chiesto in giro per capire cosa fosse successo, ci hanno radunato tutti quanti lì e nel frattempo io stavo andando alla locanda a prendere da bere. Sei sicuro? Sì, prima che arrivassero le guardie io sono andato in locanda a prendere da bere perché c'erano molti visi scontenti e sono andato via per prendere da bere. Stai omettendo qualche passaggio? No, sono solo tornato dopo con le bevande e gli altri stavano tornando in locanda. Ci siamo incontrati a metà strada. Per girare. Uh, uh, 17 di dado. Più 5, 22. Ok. Hm. Bene. E poi cosa è successo? E poi siamo stati in locanda, abbiamo bevuto, ci siamo rattristiti, cioè perlomeno abbiamo cercato di consolare le persone rattristite, chi si è ubriacato, chi no, siamo andati a dormire, la mattina dopo ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione, siamo andati a indagare ed è uscito fuori questo cadavere dopo aver sentito di nuovo questa campana. No, scusami, siamo andati a indagare dopo che abbiamo sentito la campana di nuovo. Perché avete sentito la campana di nuovo? Perché qualcuno aveva trovato un cadavere dentro il sale. E scusami, ma da quando i cadaveri si mettono in mezzo al sale? Questa è una domanda che devi porre a chi ce l'ha messo, mica a me. Io l'ho solo Beh, trovato non ce l'hai lì. messo tu? Assolutamente no. Sei sicuro? Assolutamente no. Mi fa anche schifo il sale. Ce l'ha messo il nano? Ma non credo. Guarda, non ti so dire. Probabilmente non era con me il nano. Quindi il nano era l'unico che non era nella locanda. Ce l'ha messo il mezzorco? Il mezzorco non era in grado di reggersi. L'ho lasciato parcheggiato sul corridoio ubriaco e vomitatosi addosso, quindi Che brutta cosa non reggere l'alcol. bravo, bravo, questa mettici una bella evidenziata sotto proprio. Sottolinealo e scrivilo in grassetto. Abbiamo carattere. E... Hai altro da aggiungere? Sì, abbiamo trovato il cadavere, sono arrivate le guardie, cioè c'erano già le guardie, abbiamo indagato lì nel sale se trovavamo qualcosa, una guardia ci ha detto di rimanere lì a fare la guardia, il che me la prenderei molto con quella guardia che ha detto a dei cittadini di fare guardia e non fare il suo lavoro, però noi dopo un po' ci siamo rotti le palle e ce ne siamo andati. Che cosa è successo?
Una guardia ci ha detto di fare la guardia a quella zona e noi ce ne siamo A te. andati al gruppo nostro, alle persone che avete chiamato adesso, che sono di là con me, Pure il nano. soprattutto al nano. Io chiamerei quella guardia e la farei radiare dalla milizia. Imbarazzante. Va bene. E poi? E poi siamo andati in locanda e ci avete arrestato. Arrestato, non so se sono agli arresti, non mi sento agli arresti al momento, visto che ho ancora addosso con me le mie armi. Infatti non sei arrestato. Ah, Non sei ok. arrestato. E perché le manette? Adesso non le porti le manette. Adesso no, però per quando ci hanno portato sì. E io che ne so. Vabbè, io sono un cittadino che collabora. Ho un piccolo lavoro lì alla locanda, quello che ho visto ho detto, e oltre non posso. Hai omesso niente? A parte dettagli inutili come dormire scomodo o altre bevute varie, no. Tagli inutili? Ho dormito scomodo sicuramente, ho bevuto troppo. Hai omesso una parte importantissima. E abbiamo bevuto troppo. E ho cantato. Tu vedi che dalla tua faccia si sta sentendo offeso. Ti sto offendendo. Non credo di aver omesso qualcosa. Vai via. Guardie! Buona giornata. Guardie! Avanti il prossimo. Mi alzo. Le fate anche femmine le guardie? E torno in cella. Omette di non aver conosciuto me. Nelle ultime 48 ore. Se lo sento, nelle ultime 48 ore, non adesso. Sei stata la conoscenza migliore oggi. Allora, Irene, tu ritorni in cella ti senti più leggero. Non ho più le armi. Le armi ce l'hai. Leggero in che senso? Leggero. Fisicamente o emotivamente? Emotivamente, diciamo. Conoscendoti emotivamente. Qualcuno sta vomitando, lo vedo. Geniale. Ora la guardia ti accompagna lungo questo corridoio, entri dentro questa porta e quando entri, di fronte a te non c'è nessuno. C'è un posto dove accomodarsi. Sì, c'è uno sgabello di fronte a te. Mi accomodo lì. Sono ancora ammanettato? No, Mi accomodo e attendo. dopo credo mezz'ora, 40 minuti, alle tue spalle senti tipo un brontolio di stomaco. Mi volto lentamente. Mentre ti volti lentamente, vedi che c'è una persona all'angoletto così che ti guarda e ti ride così. Questa persona è una persona alta, con i capelli lunghi corvini, con uno sguardo, un viso scavato, con delle occhiaie abbastanza pronunciate, questo polverino smanicato, a petto nudo. È un umano. Sì, Io imbarazzato provo a ricambiare il sorriso.
per un attimo almeno. Vedi che di scatto alza un braccio con la penna e scrive persona pacata ed educata. Vedi che inizia a camminare e si fa sulla sedia di fronte a te. Ti voglio fare una domanda subito, Samu. Vedo quello che scrive o solo la gestualità mi indica quello che sta scrivendo? Se ti concentri sulla punta della penna, tu non vedi effettivamente quello che scrive, però noti che c'è come un piccolo residuo. È leggero, ci devi fare proprio a caso. Se lo noto in questo frangente, successivamente proverò a fare attenzione a questo particolare. Ok, È una penna d'oca, immagino. simile, sì. La punta però è una punta metallica con delle incisioni sopra. Ok. Salve. Mi scusi se mi sento un po' costipato, non abbiamo dormito bene questa notte. Guarda, è una cosa che non tollero. Non Lo c'è alcun riferirò, problema. lo riferirò al capo. Non c'è alcun problema, credo che in questa situazione possa essere definito normale. Non si preoccupi. Ma prima di iniziare, un peso sullo stomaco. Devo chiederti assolutamente una cosa. Posso? Faccio un cenno con il capo. Però se la ritieni una domanda scomoda, eh, dimmelo che non mi offendo se non mi vuoi rispondere. E non l'appunterò. La tua risposta non l'appunterò e vedi che lascia la penna sopra il tavolo. Posso? Assolutamente. Ma il nano che problemi ha? Credo nessun problema, credo sia la sua natura burbera a renderlo strambo, ma credo sia una costante della maggior parte dei nani che io abbia conosciuto finora. Lo penso anche io. Penso che il blocco nello sviluppo li ha bloccati qui. Non sono molto pratico di queste materie, quindi non so dirle se effettivamente è come intende lei, ma so che hanno molte qualità, magari la dialettica non è una di queste, ma recuperano in altri modi. Sicuramente non in altezza. Vedi che riprende la penna. Bene. Hai qualcosa da raccontarmi? Fatti accaduti nelle ultime 48 ore? Beh, immagino lei sappia già delle stranezze successe al molo e nei pressi della locanda, eh, dove sono state coinvolte varie persone, sia i marinai che facevano parte di quella nave che è così misteriosamente sparita, e altri come me e gli avventori che sono con me che si sono ritrovati coinvolti. Io personalmente mi sono molto interessato a una sparizione così strana, perché sono alla ricerca di un oggetto che mi è stato sottratto nella mia terra natia e ho modo di pensare, ho ragion di pensare
che le sparizioni siano legate se non allo stesso individuo che ha sottratto a me l'oggetto, a individui a lui legati. In più, quella nave non è una nave qualsiasi, ma è una nave che dava passaggio, ospitava nel suo viaggio la persona che io avevo convocato qui in città. Quindi le coincidenze mi sono sembrate talmente tante che ho ritenuto opportuno verificare di persona. Ed ecco perché nel mio coinvolgimento lì. Ecco perché le guardie la sera prima ci hanno fermato tutti, non solo noi, anche i marinai, e ci hanno raccolto in un gruppo nei pressi del molo. Quando ti esponi in questo modo verso di lui, vedi che lui, da persona goliardica che era, si palesa, diventa serio. Quindi mi stai dicendo che c'è un nesso specifico dietro tutto questo? Non ne sono certo, ma credo che sia un'opzione da non scartare a priori. Ti disturba condividere con me quello che sai? Guardi, sono in interrogatorio, credo che sia un obbligo, o un dovere, se non un obbligo, per me, dirle quello che vuole sapere. Sono stato fermato dalla milizia. Io non sto costringendo nessuno a fare nulla. In base a come voi vi relazionate con me, ovviamente ci saranno le conseguenze positive o negative. Certo. Lo immagino. Più si è accomodanti, più benefits ci sono, vogliamo chiamarli così. Lo immagino. E quindi io, ripeto, io non costringo nessuno a fare nulla. L'unica cosa che mi preme è il bene della nostra nazione, quindi Certo, e io lo immagino ed è per questo che da subito le ho spiegato dettagliatamente il perché del mio essere lì in quel momento, perché reputo che una buona condotta possa favorire il rinizio dei miei affari al di fuori da questa milizia il prima possibile. E di conseguenza, certo che condividerò. Le chiedo solo un piccolo lascito. Non voglio fare il nome della persona che sto cercando perché non posso verificare, o comunque non posso dar per scontato che lei non sia implicato in questi affari, a dirla tutta, e di conseguenza preferirei non fare il nome della persona che sto cercando, ma per il resto posso essere assolutamente aperto con lei. quindi tu mi stai dicendo che io per te potrei essere corrotto? Potrebbero esserlo tutti, come potrei esserlo anch'io ai suoi occhi, non so. Vorrei non dare delle sentenze che non posso verificare al 100%. Mi scusi, Ok. la nostra natura degli elfi, se quella dei nani è essere burberi, per noi è essere diffidenti verso le altre razze e verso la nostra razza. Posso dirle che la persona che cerco fa parte della mia stirpe. Io ho bisogno di una pista. Nel momento in cui la pista che mi dai non mi porta a quello che io cerco, ma può darmi informazioni
che potrebbero esserti utili. Io posso dirti che, data la tua buona fede, io ti riferirò quello che troverò. Appunto perché vorrei instaurare fiducia. Mi sembra un buon accordo. Mi sembra un buon accordo per un nome questo. Ma non ti chiedo il nome adesso, non lo voglio sapere. Però ho bisogno di avere una pista, cioè voglio una pista. Se sei in grado di darmi qualcosa, io spero un domani di contraccambiare. Quello che posso dirle è che da quella nave aspettavo uno degli avventori che avete prelevato con me, quella ragazza al nostro seguito. La aspettavo perché le sue abilità, come quelle della... non so se si può definire gilda o ordine, non so, o comunque le sue mansioni potevano essermi utili per la mia cerca e ho voluto convocarla qui, in questo punto di ritrovo, in questa città. E lei era imbarcata sulla nave che è successivamente sparita. Per quello la mia attenzione, come dicevo, si è soffermata su questo accanimento perché non lo reputo una coincidenza, perché la persona che sto cercando io a questo punto doveva sapere dell'individuo che io avevo convocato ai fini di rintracciarlo. Ho notato che altre persone che erano con me alla locanda e altri marinai che erano all'interno della nave giustamente si sono interessati a questo fatto così strano. Perlomeno sembra strano se non supponiamo l'utilizzo di qualche stramba magia, sicuramente di un livello a noi, o perlomeno a me, sconosciuto. Avevo fatto varie supposizioni e con me gli altri presenti. La nave era diventata invisibile, la nave era stata rimpicciolita. Chissà, con un accanimento così strano è lecito far spaziare la mente. Quando siamo stati convocati al molo e tenuti in sorveglianza per quell'ora, 2, non ricordo adesso con esattezza il tempo che è passato, si sono verificate delle stramberie. E a quanto pare alcuni di noi hanno visto fuggire dal gruppo che era stato tenuto in osservazione in quel momento, una figura. Successivamente la stessa figura che era stato vista fuggire dal gruppo è stata ritrovata, come immagino lei sappia, in quel monticello di sale sparso per terra. Abbiamo anche lì ho ipotizzato varie cose, non so questo come possa essere implicato nella mia cerca. Ho pensato che o qualcuno si stesse camuffando da qualcun altro o che questo corpo fosse piombato dal cielo, ma verificando nella montagnetta di sale. Quindi per esclusione sei il mercenario. Esatto. Ok, Vedo che le hanno già parlato di me. sì. Quindi signora o signorina mercenaria? Signorina. Signorina. Signorina mercenaria o mercenario, perché adesso tra femminile e maschile bisogna stare attenti a come si pronunciano, come ci esponiamo. Come preferisce? È indifferente, non mi soffermo su questi dettagli così, le piccolezze. Signorina mercenario. Lei cosa ci fa qui? Beh, se le hanno già parlato di me, immagino che lei sappia che sono stata ingaggiata da uno dei miei compagni di avventura, una delle persone che è stata prelevata insieme a me. Aspetta. Quindi
Mi stai dicendo che il nano è un tuo compagno? Oddio, forse ho usato le parole sbagliate. Ah, ok. No, diciamo che in realtà il nano è un conoscente che abbiamo, che abbiamo incontrato in locanda, però Io lo chiamerei, comunque io lo chiamerei come... anche effetto collaterale. Non volevo essere così cattiva, mi perdoni. Scusami, prego, Dicevo, continua. e niente, quindi sono stata ingaggiata, sono arrivata fin qui appunto per compiere un favore a una delle persone che è stata prelevata come, scusami, che è stata prelevata qui con me ieri sera ormai. E niente, ha delle domande in particolare, posso aiutarla? Allora, puoi aiutarmi raccontandomi quello che sai del cosiddetto, aspetta, ha il nome di quella cosa che si usa per... spugna, Oh, poverino. spugna. Lei mi Perché... ha... Sì, scusami, prego, spugna. No, dicevo, Spugna era un membro dell'equipaggio, ma a dire la verità, negli ultimi giorni mi sono chiesta se effettivamente io abbia mai conosciuto il vero Spugna, perché è stato ritrovato in un mucchietto di sale qui fuori al molo, però da indagini che abbiamo, da ipotesi che sono state effettuate, insomma, dopo il ritrovamento del corpo, si è rilevato che effettivamente il corpo era deceduto all'incirca un mese fa. E noi abbiamo iniziato il nostro viaggio appunto circa un mese fa. Quindi non lo so, potrei forse raccontarle del personaggio che ha fatto il viaggio con noi, ponendo che fosse il vero Spugna, non so. Se vuole le descrivo un po' la persona Sì, appunto che aveva... che tipo di comportamenti aveva questo spugna? Ah, in compagnia, insomma, era abbastanza tranquillo, non ha mai avuto comportamenti sopra le righe, qualcosa di particolare, soltanto che spesso sia io che il mio compagno di viaggio, il mezzorco, poi essendoci confrontati successivamente, abbiamo notato che spesso la sera si rintanava nelle sue stanze e parlava una lingua a noi sconosciuta. Lo sentivamo, insomma, Ehm, pregare, non sappiamo se effettivamente fossero preghiere, ma comunque sei, saresti in grado di riconoscere questa lingua? potrei provare. Sicuramente se la sentissi potrei fare uno sforzo di memoria e cercare di ricordarla, di associarla quantomeno ad una lingua. Ok. Ehm, mi ricordi i tuoi linguaggi? Subito, aspetta che c'ho la scheda qui. Perché non ho le vostre schede sotto mano. Allora, comune delfico. Ok. Dice dice una frase Mhm, e non la capisci. ok. Ti dice, questa è una lingua? E questa è una frase? E questa è una lingua? Dice la frase e non comprendi.
La Mi percezione, dispiace, ma non... vabbè, no? No? Esatto. Tiro? No, no, non serve. Non la potresti averla sentita, ma tira percezione se l'hai mai sentita. La riconosci? Avevo anche scritto il tiro, mi hai fatto cancellare tutto. Aspetta. - 18. Allora, riconosci la pronuncia, è molto dura. Mhm. Questo parlare... Comunque riconosci che è un abissale, Ok. perché il tuo maestro quando imprecava in abissale. Eh, E quindi riconosci la frase dagli accenti e dalla marcatura delle parole, non perché Ok. tu dici, abissale, no, non lo conosci, ok? Mhm. Poi senti in elfico, il nano è scemo. Rido. Questa l'ho compresa. E ti chiede, questa è una lingua che parlava spugna? E io dico di no. Sì. Però dici di no. E quindi no. No. Perché? No. Ok. Mi dispiace non esserle potuta essere più d'aiuto. Mannaggia. Altri dettagli di spugna? Eh, non so se le è stato detto che abbiamo rinvenuto dei pezzi di vetro accanto al suo cadavere. Vedi che inizia a spostare cose in aria. Non mi sembra. O se l'ho scritto me lo sono perso. Devo fare ordine. Pezzi di Eh sì, vetro sul cadavere. È stato abbiamo... ucciso col vetro? È stato scozzato col vetro? No, sembravano più che altro i resti di un'ampolla, soltanto che non c'era traccia di liquido, quindi sicuramente non sarà stato un veleno o altro, ma abbiamo ipotizzato, che potrebbe essere stato magari rimpicciolito e poi messo lì dentro una volta rimpicciolito, però sono solo congetture. Ma i coglioni. Cioè, prima è stato ucciso e poi è stato messo dentro un'ampolla. O viceversa, prima è stato rimpicciolito e poi è stato ucciso. Chi può dirlo? Ma l'ampolla tipo questa, vedi che apre lo spolverino e caccia un'ampolla dallo spolverino e lo avvicina. Tipo, è come se te lo sbattessi in faccia perché proprio si alza dal tavolo, si porge verso di te, come se te lo sbatte qua sugli occhi. E qua tipo questa! E me la descrivi così ti dico se è tipo questa, è chiusa, quella che mi vicino al Però viso. anche descrivendolo, tu non la vedi perché te la sta mettendo davanti agli occhi così, te la sta mettendo e anche volendo non sei in grado di vederla. Mi Quindi, allontano un po' per e metterla a mentre posto. ti allontani tu vedi che comunque lui viene verso di te. Quindi, Ma perché questa violenza adesso? scusa, no, scusa, pensavo che la vedessi meglio da vicino. Però va bene. Scusa, è tipo questa.
Tu la guardi, vedi che comunque il tappo di sughero è simile a quello che... Eh sì, il tappo, ok. E quindi dico che sì, è tipo quella. Aveva lo stesso un tappo di sughero simile. Secondo te qui ci entra un nano? Non lo so, potrebbe entrarci mettendo la dieta per parecchi mesi, forse. Dovremmo provare. Ci potrebbe entrare anche senza rimpicciolirlo. Questo non glielo assicuro, però Ci devo secondo me provare. tentar non nuoce. Ci devo provare. Mm-mm. E vedi che la lascio sopra la scrivania. Prende la penna e continua a scrivere. Molto bene, signorina mercenaria. Ha qualcos'altro da aggiungere? Per il momento non mi sovviene nulla. Penso di averle detto tutto ciò che conoscevo, nel caso anche troppo. Nel caso mi venisse qualcos'altro in mente, non mancherò di farglielo sapere. Ok. Lei mi è molto simpatica. In un futuro potrei aver bisogno dei suoi servizi, signorina mercenario. Nel caso Senz'altro. non mancherò di contattarla. Le porgo il mio bigliettino da visita. Grazie. Vedi che apre Niente. l'altro lato della giacca e mette il bigliettino lì dentro. C'ho tutti i bigliettini da visita. Prego, può andare. Ehm, apri la porta e fuori c'è la guardia che stava tutta scomposta. Dai, su, sbrigati! Portami il prossimo! Lo guardo male e me ne vado. Non stava dicendo a te, stava dicendo alla guardia. Ah, ok. Tutta scomposta, pensavo. Non era, Non pronto. era riferito alla guardia.